Ciao a tutti, homebrewers e appassionati! Come avete potuto vedere negli ultimi video, durante la pausa estiva, anche se sono stato fermo con le cotte, mi sono dato molto da fare per aggiornare il mio setup e le mie attrezzature, introducendomi anche con le tecniche di contropressione. Ma mancava ancora qualcosa di importante, cioè un sistema per servire la birra già carbonata dal fusto. Ho ultimato finalmente il mio nuovissimo Keezer, che per chi non lo conoscesse è un termine utilizzato per definire un freezer che ospita i keg, cioè i fusti, nel quale carbonare, far maturare la birra al freddo e soprattutto servirla alla spina, cioè dai rubinetti in modo similare a quello che si fa in ambito professionale in pub e birrerie. Vi mostro in questo video tutte le fasi realizzative del mio Keezer e la prova finale. Per costruire un Keezer serve un congelatore a pozzetto da adattare a frigorifero, cioè da far funzionare alle temperature prossime e comunque sopra gli 0 gradi. La scelta più economica è quella di reperire un vecchio congelatore a pozzetto usato e di regolarlo tramite un semplice termostato come quelli che usiamo per le camere di fermentazione, in modo da farlo lavorare sempre sopra lo 0. Pur essendo la scelta più economica, ho fatto qualche ricerca in più e ho trovato qualcosa di più pratico ancora, cioè dei congelatori denominati convertibili che hanno un termostato diviso in 2 aree di lavoro, una per l'utilizzo come congelatore e l'altra per l'uso come frigorifero. Ho trovato questo modello della Comfy che è in grado di ospitare anche da 5 a 6 fusti keg e qualche oxebar. Ho montato innanzitutto delle solide ruote per poterlo spostare facilmente. La modifica più importante da fare è quella di svitare le cerniere del coperchio e di realizzare un collare in legno, cioè una sorta di prolunga dove verranno messi rubinetti e altro. Per il collare, sotto consiglio del mio falegname di fiducia, abbiamo scelto un legno di frassino con tavole da 3,5 cm di spessore, in modo da avere una buona tenuta termica e di far chiudere tutta la guarnizione del coperchio sul collare. Dopo averlo realizzato, l'ho provato sul posto per verificare che tutto fosse a misura. Abbiamo fatto anche le scanalature per far entrare le cerniere che nel frigo originale erano rientrate. Adesso un passaggio importante è quello di scegliere le giuste altezze e distanze per montare i rubinetti. Non solo per comodità di utilizzo, ma anche perché oltre al collare ho pensato anche a una comoda mensola. Ho tratto spunto dal web per questa mensola, ho preso queste staffe e ho iniziato a fare le prove per distanze di spillatura corrette tra il rubinetto ed il piano in cui metterò questo gocciolatoio in acciaio. Ho regolato la mensola con i bicchieri più alti che ho, anche se sono quelli che non uso così spesso. Mi era stato consigliato di lasciare 10 cm tra il rubinetto e il bicchiere, ma andavo troppo fuori per quello che avevo. Quindi ho scelto queste distanze che per me erano ideali come compromesso e ho segnato sul nastro di carta i punti da far forare. Ho trovato anche questo bel termometro analogico da banco frigo da far incassare, utile ma anche bello esteticamente. Una volta definiti i fori ho mandato i pezzi a far forare e verniciare con una vernice per esterno che non teme l'umidità. Passiamo a una fase delicata, la siliconatura. Ho scelto un silicone trasparente antimuffa, i classici adatti per docce e bagni. Ho spalmato il silicone in modo ondulato nella superficie che poggerà a contatto con il frigo. Sono riuscito a appoggiare il collare senza spargere troppo silicone fuori. L'ho definito poi con precisione e ho tolto gli eccessi. Ho messo il coperchio appoggiato e dei pesi sopra per far aderire meglio il silicone mentre asciuga.
Il giorno dopo ho avvitato le cerniere del coperchio al collare. Ho preparato la fuga interna tra il collare del frigo. Questa è ancora più importante da siliconare bene per non far infiltrare umidità tra il legno e il frigo. Ho messo nastro di carta e un foglio di TNT che avevo a casa per evitare che il silicone cadesse dentro il frigo. Ho siliconato, rimosso il nastro e aspettato che asciugasse. Nel frattempo ho inserito i passaparete per la linea gas nei due fori che ho fatto preparare sulla parte laterale. I passaparete mi permettono di lasciare fuori la bombola e il regolatore di pressione, che a quanto ho capito non gradisce particolarmente l'ambiente umido di un frigorifero. Ho scelto di farne due nel caso dovessi usare entrambe le vie del mio regolatore di pressione in modo indipendente. Vi mostro adesso i rubinetti che ho preso. Sono dei Nucatap della Kegland, molto compatti rispetto ai rubinetti più standard usati in ambito professionale. Sono in acciaio, la maniglia della spina funziona di base in posizione di aperto e chiuso, senza ritorno automatico. Se volete avere un ritorno automatico, quando lasciate la leva con la mano, dovete prendere anche questa molla che va inserita dietro. Ho scelto il modello con il freno, cioè questa leva che regola il flusso aumentando la resistenza. In questo modo si può gestire più facilmente la tendenza della birra a schiumare. Per avvitare il rubinetto vi serve un gambo abbastanza lungo. Ho preso questo da 10 cm e ho trovato anche questa bell'asta portaetichette fatta in acciaio e lunga abbastanza da non nascondersi dietro la maniglia del rubinetto. Ho inserito il gambo e stretto il dado dietro. Ho avvitato il raccordo Duo-Tight in dotazione dietro, dove andrà inserito il tubo della via birra. Ho avvitato il rubinetto a mano, deve arrivarmi ancora la chiave adatta per stringere meglio. Ho montato anche l'altro rubinetto, al momento ne ho installati due, ma penso di aggiungerne un terzo più avanti. Passo al montaggio delle staffe per la mensola. Che ho fissato con dei perni e dei bulloni, e infine il gocciolatoio. Un'opzione più semplice ed economica in questo caso sarebbero i gocciolatoi con piastra magnetica che va ad aderire direttamente alla parete del frigo congelatore. Ho scelto la mensola per mia comodità anche perché volevo centrare bene il raccogligoccia con il rubinetto, che considerando anche l'aggiunta dell'asta per le etichette cade abbastanza avanti, e i gocciolatoi magnetici da quello che vedo non sono molto profondi. Passiamo ora all'interno. Ho preso questo distributore della linea gas a 4 uscite, avvito il connettore Duo-Tight per l'ingresso, lo posiziono poco distante dai passaparete, taglio il tubo a misura, sempre con lo strumento apposito che è indicato per questi tubi rigidi e vi garantisce una superficie uniforme per evitare perdite. Metto a livello il distributore, faccio i fori per le viti e lo fisso. Su ogni uscita ho messo il Duo-Tight e ho previsto anche questa valvola unidirezionale, cioè che favorisce il passaggio dei gas solo nella direzione prevista, in modo che se dovessi erroneamente collegare la via gas ad un contenitore che ha una pressione maggiore o a una via birra, che questa non torni indietro nel regolatore di pressione. A questo punto collego una via della bombola, apro la valvola e testo che non ci siano perdite udibili. Alla prima uscita gas ho aggiunto un connettore rapido e il mio fusto con la mia prima birra di prova che ho trasferito all'interno, cioè la Ordinary Bitter. Per non lasciare l'altro passaparete aperto, dovendo mettere il frigo in funzione, al momento ho aggiunto questo rubinetto, così da poter chiudere meglio. Ma ho visto che esistono anche dei semplici tappi da poter applicare alle estremità del passaparete. In un'altra uscita gas ho connesso questo fusto Oxebar da 4 litri che ho riempito con la soluzione sanificante a base di ChemiProChip che mi servirà per sciacquare i rubinetti dopo l'uso.
Faccio quindi circolare un po' di sanificante da entrambi i rubinetti Per la lettura della temperatura ho immerso la sonda del termometro da banco che ho incassato in una bottiglia con semplice acqua. Ho siliconato il tappo e l'ho messa dentro. Questo per avere una lettura più fedele dei liquidi presenti nei fusti e non dell'aria che subisce sbalzi più rapidamente. Adesso non resta che provare con la birra. Ho collegato la linea birra del fusto al primo rubinetto. Qui una cosa importante è dimensionare correttamente la lunghezza del tubo della linea birra. Il diametro e la lunghezza determinano la resistenza che la birra avrà nel percorso, quindi la formazione di schiuma. Se il tubo è troppo corto potremo avere troppa schiuma. Ci sono calcolatori che ci permettono di scegliere la lunghezza giusta in base alla temperatura di servizio della birra. Se è più calda tende a formare più schiuma, quindi ci vorrà un tubo più lungo. La distanza tra il fusto e il rubinetto in verticale, che qui è poco rilevante, e i volumi di CO2 per litro che abbiamo ottenuto con la carbonazione forzata. Dobbiamo scegliere anche il diametro del tubo del nostro impianto, che qui è 8 mm. La lunghezza che esce fuori è di circa 1 metro. Ho variato il parametro dell'altezza prevedendo anche l'uso di fustini più bassi come gli Oxbar e vedo che non cambia molto. Avevo ancora qui la birra a temperatura ambiente, ma non ho voluto aspettare così tanto per la prima prova. Al primo tentativo effettivamente ha fatto troppa schiuma. Ho regolato la leva del freno della spina e già è andata molto meglio. Ma ora vediamo come si comporta nelle giuste condizioni, cioè con la birra a temperatura da servizio. Intanto ho constatato che il congelatore, a differenza dei frigoriferi, ha una tenuta della temperatura straordinaria. Con il termometro digitale ho misurato nelle 24 ore una temperatura con sbalzi minori di 1-2 gradi. Mentre nell'altro frigo vetrina dove tengo le bottiglie, anche senza aprirlo e con la ventola sempre attiva che ricircola l'aria, registro sbalzi di 8 gradi, cioè da 0 a più 8 nelle 24 ore. Passiamo alla prova definitiva con la birra refrigerata. Perfetto, adesso ci siamo. Ho ottenuto il freno a metà strada circa. La schiuma prodotta è quella giusta per lo stile, è davvero bella, ha una trama finissima e pannosa. La birra in bocca ha la giusta poca carbonazione che è quella desiderata per lo stile. Vi ho mostrato la realizzazione del mio Keezer. L'ho progettato a lungo perché si possono fare davvero tante scelte diverse e per fortuna non ho avuto grosse difficoltà, anche perché sul web ci sono tantissimi tutorial da cui prendere spunto e anche tanti homebrewers qui su YouTube che hanno già fatto questa impresa, tra cui ringrazio anche Sgabuzen per aver fatto da apripista in questo. Al momento sono davvero soddisfatto del risultato, tutto sembra funzionare correttamente. Adesso, per quanto riguarda l'argomento contropressione, mi resta solo da testare il sistema di imbottigliamento, ma purtroppo ci vorrà ancora un po' di tempo perché nel frattempo, durante la serata inaugurale del Keezer, ho completamente finito la birra nel fusto, quindi dovrò aspettare le prossime cotte. Al momento in questa stagione sono già alla seconda cotta, una di queste due verrà trasferita in fusto e poi farò la prova con l'imbottigliamento. Ovviamente quando le birre saranno pronte usciranno anche i video, per cui vi consiglio di rimanere aggiornati. Se avete domande, dubbi o suggerimenti scrivetemi qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate anche un like e se siete nuovi del canale o non l'avete ancora fatto iscrivetevi e attivate le notifiche. Il vostro supporto è sempre di grande aiuto e stimolo per continuare con questo canale. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.